fatturato supera i 600 milioni. Circa 750 milioni. E uno dice, ma se su 100 pomodori tu ne hai 2 non belli, ti cambia. Se riesci a togliere anche quei 2 diventa ancora migliore. Questo è un settore povero perché il 65% dei costi deriva dal prodotto. Proviamo a pensare se l'Italia avesse brevettato il nome pizza. I petrodollari ci avrebbero fatto un baffo, non avevano la minima intenzione di venderla a prescindere dal valore. Lui è Francesco Mutti, amministratore delegato della Mutti SpA. Vende pelati, passate, polpa, concentrati, sughi pronti e zuppe. Dal 95 al 2023 Francesco ha portato il fatturato dell'azienda da 11 a 665 milioni, facendola crescere di 60 volte, una crescita media composta del 19,1% all'anno. E la crescita continua a doppia cifra ogni anno. La storia dell'azienda inizia con Giovanni Mutti, un innovativo agricoltore di pomodori. I suoi nipoti, Marcellino e Callisto, fonderanno la Fratelli Mutti e acquisteranno la tenuta a Piazza in provincia di Parma, dove tutt'oggi si trova la sede dell'azienda. Sì, Piazza è il nome del posto. Passando quindi da agricoltori affittuari a imprenditori proprietari terrieri. Al tempo il pomodoro si vendeva solo in lattina e sarà poi Ugo, figlio di Marcellino, a proporre per la prima volta il concentrato di pomodoro in tubetto. Sempre Ugo poi nel 71 inventò anche la polpa di pomodoro. La polpa di pomodoro nasce in Mutti. Il fratello di mio nonno ha quest'idea di prodotto che da un lato avesse la freschezza tipica del pelato, con però una maggior rapidità di utilizzo, e crea la polpa di pomodoro. Dopo Ugo la guida passa a Marcello e negli anni 80 per la prima volta arriveranno le bottiglie in vetro e poi dopo Marcello la guida passerà a suo figlio Francesco. Ad oggi CEO dell'azienda, cavaliere del lavoro e si presenta sempre con le basette e le bretelle. Anche lui ha continuato a innovare, ampliando la scelta di prodotti e investendo nella qualità. Così sono andato a Piazza per scoprire la sua storia a partire dall'infanzia. La mia infanzia trascorre in azienda, in alcuni momenti anche con dei momenti ludici. A quei tempi c'erano le cassette di legno per il pomodoro, coi quali poi con centinaia di cassette si costruivano dei formidabili castelli, così come specie d'inverno l'azienda, che era molto molto diversa rispetto ad oggi, era un luogo fatto di segreti, di tetti che potevano essere raggiunti e di luoghi nascosti. Da un lato c'era questo aspetto ludico, dall'altro, soprattutto durante l'estate, c'era invece il cominciare a vivere la campagna. Questo da i 4-5 anni, da piccolo bambino venivo in azienda e mi sembrava la cosa più naturale del mondo. Mio padre era in azienda, mio nonno era in azienda, la famiglia era in azienda. D'estate andavo al mare una settimana, fine giugno, dopodiché il resto dell'estate la si passava rigorosamente in azienda, facendo dei lavori fino a raggiungere il ruolo di carrellista, dove cambiava tutto. Insomma, Francesco da bambino cresce tra giochi e lavoro in azienda. Ma cosa voleva fare davvero? Quindi tu da piccolo cosa volevi fare? Senz'altro avevo un grandissimo amore per la politica e soprattutto per la gestione politica più che per l'ascesa politica. Infatti poi è stata una carriera che non ho intrapreso e non mi sono pentito di non aver intrapreso. Amavo tantissimo gli animali, però poi alla fine mi sono laureato in finance. Lo sbocco naturale probabilmente sarebbe stato o nella consulenza o in una banca d'affari. E prima, quando parlavi dei lavori che facevi da operaio, di preciso che mansioni erano? C'erano 2 lavori, c'era un lavoro estivo e un lavoro invernale. Il lavoro prevalente estivo era quello della selezione del pomodoro. Passano questi nastri carichi di pomodoro, tu devi controllare, togli i pomodori non idonei. Poi c'era un lavoro molto strano che era un lavoro invernale, c'erano i tubetti di concentrato che si mettevano in astuccio, quindi si apriva l'astuccio, si metteva il tubetto, si impacchettava e ogni tubetto, pagata a cottimo, 5 lire a tubetto. Le sere d'inverno, molto spesso a casa, si facevano ore e ore e ore tutti insieme, no? Di tubetti. Una volta compiuti 18 anni, Francesco, avendo visto solo la propria realtà, decide che forse è ora di scoprire il mondo. Senz'altro ho vissuto tantissimo l'azienda, tanto da avere poi il pensiero a 18 anni, bene, questo sicuramente non sarà la cosa che farò. E da lì sono partito in Italia e soprattutto all'estero. Io dai 18 anni e mezzo fino ai 24-25 anni non sono praticamente mai più tornato. Allora c'era ancora il servizio militare, quindi ho fatto prima a Roma, poi mi ha mandato a Udine, poi ho fatto l'università passata per la maggior parte all'estero, un percorso formativo di base che mi ha portato ad avere alcune offerte di lavoro, ma nel contempo anche nel vedere un'azienda che stava sempre più entrando in difficoltà, con una offerta richiesta di mio padre che mi ha detto: guarda, se vuoi venire io lascio. Ho fatto una tesi su come avrei cambiato l'azienda e di fatto
fatto credo ci fosse già una fetta importante della strategia che poi avrei perseguito, ed è stato un ingresso molto rapido, nel senso che gli ho detto: io vengo, però io prendo in mano l'azienda, e lui ha detto di sì. Poi ogni tanto ho provato a ripensarsi, ma io ero molto più aggressivo rispetto a lui era una persona con un carattere estremamente docile, mansueto, io meno, e da lì è cominciata un'avventura molto molto complessa. Quindi Francesco torna in azienda per prenderne le redini, implementando le intuizioni avute negli anni all'estero. Credo che la possibilità di vedere mondi diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati ti permetta veramente di comprendere diversi scenari, di vedere la realtà in cui sei calato. Un po' prima, quando ti parlavo del fatto che per me fosse normale passare un'estate nel mondo del pomodoro, la possibilità di vedere il mondo in altri luoghi, dall'Inghilterra agli Stati Uniti, ti consente di vedere dove è posizionata meglio l'Italia, che lavoro stai facendo, qual è la tua percezione di quello che sarà il futuro o una fetta del tuo futuro. In questi anni l'ambizione di prendere mano l'azienda già c'era? L'ambizione era un'ambizione di mettere lungo una strada più corretta l'azienda. Allora c'erano ancora nel nostro settore 350 aziende e tutte più o meno facevano la stessa cosa. E quando entro nel 1994 io dico che la nostra azienda avrebbe sviluppato la marca, il prodotto di qualità nel mondo del pomodoro. E il 1994 ha due caratteristiche. L'Italia è in crisi, come molto spesso, e vi è da un lato l'esplosione dei discount e dall'altro l'esplosione della cosiddetta private label. Due fenomeni che sono assolutamente antagonisti e contrari all'idea di sviluppare una marca, all'idea di creare qualcosa, oltretutto in un prodotto assolutamente commoditizzato come il pomodoro, un prodotto dove quello che ci siamo sentiti dire per anni, prima in Italia e poi all'estero, è ma tanto è solo pomodoro. E io ho passato, direi, quasi tutta la mia vita ad andare contro un progetto intellettualmente e qualitativamente molto povero. Cioè il pomodoro già allora, io ricordo, veniva venduto sugli scaffali a 180 lire, stiamo parlando di più di 30 anni fa, ed era un prodotto molto povero e non c'era nessuna ricerca di qualità, e tutto quello che si cercava di fare era ridurre ulteriormente i costi lavorando in modo particolare sulla materia prima. E quando tu pensi, dici ok, ma poi al consumatore, a una persona che l'acquista, interesserà veramente pagarlo 180 lire o 170, o vorrebbe mangiare qualcosa di molto più buono? Ed è possibile farlo nel mondo del pomodoro, è molto difficile perché il pomodoro si raccoglie una volta l'anno, in circa 60 giorni, è molto difficile riuscire a selezionare, richiede anni perché devi avere degli agricoltori che cominci a pagare di più, devi selezionare delle qualità, devi riuscire a migliorare i tuoi standard in tutto, e ogni tanto lo fai, cominci a prendere un abbrivio, poi magari hai una campagna particolarmente complessa dal punto di vista climatico e torni indietro, quindi fai 3 passi in avanti e 1 indietro, ma questi 3 passi più 1 sono 4 anni, e tu per 4 anni hai continuato a lavorare in una direzione senza avere un riscontro da parte del consumatore. Il consumatore piano piano comincia a rispondere, quelli che hanno scoperto il prodotto, ma a distanza di anni e anni, e tu continui a investire nella materia prima, continui a investire sugli agricoltori, sulle tecnologie, sul miglioramento dei tempi d'attesa tra il momento della raccolta e il momento della trasformazione, confidando che un giorno qualcuno riconoscerà la differenza. Anno dopo anno tu fai dei passi in avanti in un mercato tendenzialmente immobile. Un passo non lo nota nessuno, il secondo neanche, il terzo neanche, il quinto. Poi quando comincia a essere distante da tutti, il consumatore comincia a percepirti. Vede la differenza. Vede la differenza e comincia a sceglierti. Qui Francesco ha spiegato il cuore della sua strategia. Il pomodoro è un prodotto che viene definito una commodity. Esattamente come il latte o l'acqua, non ci sono grandi differenze tra i vari brand, e dato che spesso uno vale l'altro, il consumatore tende a comprare il più economico. Motivo per cui, come ha detto Francesco, 30 anni fa i produttori di pomodoro cercavano di fare margini solo riducendo i costi che però erano già ridotti all'osso. Così Francesco ha fatto l'opposto. Al posto di risparmiare ha investito in qualità, confidando che il cliente se ne sarebbe accorto. Una strategia di lungo termine, in quanto nel breve serviranno più soldi da investire in prodotto, persone e innovazione, e solo dopo forse arriveranno i risultati. C'era una cosa che mi aveva trasmesso mio padre, che era una visione di lungo termine. Una tra le frasi che ripeteva spesso è che chi gestisce un'azienda a 80 anni deve pensare all'azienda per i prossimi 100, riuscire proprio a capire sempre di più che non sarebbe stato il risultato
del 1995 a determinare il successo o l'insuccesso, ma molto più il modo con cui quel risultato sarebbe stato ottenuto. Mi spiego meglio: a volte tu puoi ottenere dei risultati andando, cosiddetto si dice, a spremere il limone. Vai a trovare, abbassi la tua qualità, risparmi i costi, il consumatore per un po' ti compra lo stesso. Quando vai a costruire tu devi avere molto di più in mente quello che è il progetto, quello che è il tuo scopo finale, sacrificando, ma però un sacrificio che, ti ripeto, sai, se un sacrificio dura 6 mesi, dura un anno, dura 2 anni, quando dura 5, 10 comincia a essere un sacrificio lungo, ecco. Però credo sia un po' nell'animo dell'impresa. Francesco ha cambiato completamente la rotta dell'azienda. Infatti il successo delle aziende familiari spesso dipende proprio dalla capacità della generazione precedente di lasciare lo scettro in tempo a quella successiva per favorire l'innovazione. C'è stata una lotta, c'è stato anche un'accettazione da parte di mio padre, c'è stato anche una consapevolezza da parte di mio padre che forse lui non si sentisse di provare a fare questo cambiamento. Fra le sue tante doti era una persona tendenzialmente pessimista, e questo non è una tra le caratteristiche di una persona che debba guidare un'impresa. Una volta che io sono entrato e ho cominciato a guidare, non mi sono mai sottratto al confronto, ma poi non ho mai mollato una volta. Ero molto più determinato, anche perché in un qualche modo quando tu entri in un'azienda familiare, dopo pochissimo tutto quello che hai studiato, quello che può essere un tuo teorico CV è carta straccia. Ti sei legato mani e piedi a un progetto. Infatti questa è stata la presa di consapevolezza di questo, il fatto che non avrei passato poco tempo qua, ma che in effetti ci avrei passato una vita, è stato un altro salto di mentalità nel cominciare a costruire esattamente quello che avrei voluto costruire. Bene, torniamo al 94 e vediamo come sono stati i primi anni da amministratore. Allora era un'azienda veramente di lavoro, era un'azienda poverissima, non c'era l'aria condizionata, non esisteva una persona alla reception. Prima della strategia c'è proprio il portare avanti il lavoro quotidiano e ti rendi conto di quanto sia lontano da quello che tu vorresti fare, e questo è il primo elemento che ti porta a fare sviluppare l'azienda. Tu vuoi un progetto completamente diverso. Quando ti si comincia a realizzare, allora comincia ad avere anche un po' di soddisfazione, perché i primi anni sono stati tutto tranne che facili. Poi hai un inizio di beneficio da quello che stai facendo, e allora autoalimenta la tua volontà di continuare ad andare avanti, a farlo crescere, a modificarlo, a farlo più bello, a farlo più integrato, e questo è un grandissimo motore. Quali erano le cose che non ti piacevano, che ti facevano pensare voglio cambiare? La cosa con la quale mi confrontavo di più come elemento di difficoltà era la mentalità, che non ricercava nuove soluzioni, ma ricercava sempre in una sorta di risparmio disperato. Gratto il centesimo, ma la lira o il decimo di lira, il cominciare a convincere le persone a cambiare mentalità, l'investire laddove non si investiva, il cominciare anche ad accollarti dei rischi, di dire ma poi ce la facciamo, perché non era un'azienda florida, sono stati momenti di grande tensione, però non avevo un dubbio, che non potesse essere che così. Era assolutamente formidabile come spinta, non voglio definire un impulso vitale, ma doveva essere così, e tutte le volte che prendevo delle porte in faccia, ne ho prese tantissime, c'erano dei momenti di grandissimo scoramento, però in un qualche modo poi ripartivo esattamente nella stessa direzione. Quindi questa strategia richiedeva un cambio di mentalità e una certa fiducia, che a Francesco non mancava, ma richiedeva anche soldi, perché investire in un prodotto migliore non si fa gratis. I soldi per finanziare questo investimento, come sei riuscito a tirarli fuori? Li ho tirati fuori erodendo gli ultimi euro che la società riusciva a produrre, o le ultime lire, e nel contempo cominciando da un lato a distribuire meglio il prodotto, quindi muovere maggior volumi, ricercare un po' di efficienze che nascevano da questi volumi. Noi avevamo un'azienda agricola che perdeva soldi, è stata venduta, abbiamo evitato di continuare a perdere soldi, e con quei denari li ho potuti investire ad esempio proprio nel miglioramento della qualità della materia prima. Tutta una serie di elementi che ti permettono piano piano di cominciare a generare qualcosa, di continuare a reinvestirlo. Senz'altro, ecco, l'altro elemento è un grande sacrificio da parte della famiglia, cioè noi per decine di anni non abbiamo mai diviso un euro.
tempo. Mio padre continuava a prendere qualcosa come 80 milioni lordi di lire, sono circa un 40.000 euro lordi, e si è continuati così fino a che piano piano la ruota non ha cominciato a girare un po' più velocemente. L'altra grande difficoltà era la cosiddetta attrarre talenti, trovare management e poi riuscire a trattenerlo, perché fine degli anni 90 era il mondo delle .com, della finanza, come ancora, era il mondo delle società di consulenza. Comunque se poi cadevi nell'alimentare certamente non ti veniva da pensare al pomodoro, insomma, e continua a essere un mondo così, cioè noi usciamo dal 2024 dove non siamo riusciti a fare la nostra produzione per problemi climatici. Se tu hai una persona di alto potenziale, se deve mettersi a lavorare sull'intelligenza artificiale o a chiamature il pomodoro, è più facile che si concentri sulla prima che non sulla seconda. Non vuol dire che non abbiamo persone di potenziale, però è sempre la capacità di attrarre talenti, è secondo me uno tra i tratti distintivi di un'azienda che vuole modificarsi, vuole crescere e vuole svilupparsi. Insomma, il pomodoro non è né un mercato sexy né un mercato facile. Adesso il pomodoro è veramente un mestiere che abbina un'enorme complessità e un'estrema semplicità. Estrema semplicità perché tu l'unica cosa che devi fare è selezionare un ottimo pomodoro, fargli un trattamento molto light, poi sostanzialmente metterlo in una bottiglia, pastorizzarlo, quindi con un processo termico, e questo ti si conserverà per una vita. Quindi è una cosa teoricamente banale. Quando cominci a dire però che il tempo che trascorre tra la raccolta e la sua trasformazione si misura in ore, diventa molto più difficile. Quando devi cominciare a gestire a ottobre dell'anno precedente la decisione su quello che tu produrrai ad agosto dell'anno prossimo, se il tempo te lo consentirà, per poi essere venduto da settembre dell'anno successivo, quindi parliamo di ottobre 23, tu decidi che produzione farai ad agosto 24 per essere venduto da settembre 24 ad agosto 25. Occorre o delle grandi doti divinatorie o delle grandi sfere di cristallo o un lavoro non facile. Quindi c'è questo binomio, oltretutto con questa grande incertezza costante che è quella legata al tempo, ma non potrai mai avere la certezza di avere quel pomodoro fino a che non sarà stato raccolto, e tutto questo ingenera veramente una difficoltà che è poi quello che ad esempio ha impedito di fatto alle multinazionali di entrare in questo settore. Cioè tutte le multinazionali che hanno provato in questo settore sono uscite nello spazio veramente di un baleno. È un mercato difficile. È un mercato molto difficile, ma lo si vede proprio dal fatto che questo è un settore che esiste da più di 100 anni. Adesso oggi c'è un'azienda che è riuscita a sviluppare una certa mole, ma se lo paragoniamo a quelli che operano nel cioccolato, nel caffè, in altri mondi, sono esplosi. Quindi non ti sto parlando delle macchine elettriche o di chi fa intelligenza artificiale. Quindi rimane un settore molto molto difficile ed estremamente incerto. Nel caso non fosse chiaro, il mercato del pomodoro è tosto e nonostante questo, la strategia di Francesco dopo qualche anno ha dato i suoi frutti. Nel 2001 comincia col 2000-2001 ad avere un po' più di abbrivio, E quando le cose iniziano a funzionare, si possono reinvestire gli extra profitti per continuare a scalare, focalizzandosi sempre sulla materia prima. tu per dare un'eccellente passata, polpa, concentrato, pelato, devi avere un ottimo pomodoro. Lo devi riuscire a selezionare. Noi ancora oggi scartiamo il 2%, non viene gettato, però non viene venduto. E uno dice, ma se su 100 pomodori tu ne hai 2 non belli, ti cambia. Se riesci a togliere anche quei 2 diventa ancora migliore. Lo sforzo è costantemente come migliorare. Non più tardi di una settimana fa parlavo alla nostra direzione di engineering, il tema è stato, signori, noi se vogliamo fare un salto dobbiamo studiare dei modi di selezionare ancora più evoluti. Perché tu devi estremizzare la tua capacità di fare qualità, perché quello è il motivo per cui alla fine un consumatore ti sceglie, perché tra virgolette sei più buono. E attenzione, non devi essere un esperto di pomodoro per saperlo riconoscere. Non è un vino dove devi andare ad assaporare, l'assaggi e dici più buono questo di quell'altro, punto. È come un frutto, tu quando mangi un'ottima ciliegia lo sai se è ottima e ne mangi una che è meno buona e ne mangi una che non è buona. Se mangi un'ottima albicocca lo capisci, non ti occorre un corso. Cioè uno tra i nostri più grandi riconoscimenti che molto spesso, specie all'estero, noi iniziamo tramite il food service, la ristorazione, i ristoranti, perché pur avendo un prezzo decisamente più elevato, soprattutto
soprattutto nella ristorazione il ristoratore riconosce una qualità completamente diversa e dice: io voglio ottenere un piatto migliore, devo partire dagli ingredienti migliori. Quasi tutto, quando noi parliamo dell'alimentare di base, la scelta tra una qualità media, una qualità alta, parli veramente di importi. Quando pensi quanto ti possa costare un piatto di pasta condita, non raggiungi mai €1. Ed è questa la cosa strana. Poi magari uno ne spende 50 per una sciocchezza e non ci pensa neanche, quando la differenza tra un'eccellenza e, tra virgolette, una mediocrità magari ti passa in 20 centesimi a piatto. Insomma, dobbiamo tenere a mente che per il consumatore la differenza di prezzo è irrisoria, invece la differenza di qualità è netta, ma soprattutto quei 20 centesimi di differenza per l'azienda valgono tantissimo perché sono tutto utile, o meglio. Non è tutto utile perché tu hai dei costi molto superiori. Tu devi pagare di più la tua materia prima, perché non è che l'agricoltore ci porti un pomodoro migliore perché siamo simpatici. Hai molti più scarti, perché noi quel pomodoro lo mandiamo a mangime animale o a biogas, ma così come la selezione quando hai dei problemi. Quelli sono tutti i costi, ma tu devi pensare a portare al tuo consumatore il miglior pomodoro possibile. Quindi non fare la guerra di prezzo non solo aiuta l'azienda, ma tutta la filiera. Significa poter pagare di più i pomodori alle aziende agricole, diminuendo la possibilità che queste aziende sfruttino i braccianti pur di risicare sui prezzi. Tra l'altro, per scongiurare il problema, ad oggi la Mutti è riuscita a passare alla raccolta meccanizzata al 100%. Infatti, se il primo passo della Mutti è stato investire sul prodotto, selezionare migliori agricoltori e migliori pomodori, il secondo passo sono stati ricerca e sviluppo e gli investimenti industriali per migliorare la tecnologia e l'automazione. Guarda, alle tue spalle c'è una finestra e dietro quella finestra si intravede un oggetto che è un concentratore a film cadente, alto 32 metri e quando è in funzione, circa 60 giorni l'anno, da fine luglio alla seconda metà di settembre, fa cadere una pellicola di 2 mm di succo di pomodoro per 32 metri con un lieve flusso d'aria a 60 gradi in direzione contraria, e questo permette di avere un'evaporazione molto delicata che preserva infinitamente di più la qualità del prodotto. Questo è proprio esatto, però lo fai non a 120 gradi, a 195, lo fai a 62-65 gradi. Per capirci, meno il pomodoro viene alterato nei processi e meglio è. Meno tempo passa da quando è raccolto a quando è lavorato, meglio è. E quando viene concentrato, quindi scaldato facendo evaporare l'acqua, minore la temperatura e meglio è. E a questo serve un concentratore che tiene la temperatura a 65 gradi e non 100. A questo punto mi sono chiesto quali fossero tutte le spese che deve affrontare un'azienda come la Mutti e come sono distribuite. Questo è un settore povero perché il 65% dei costi deriva dal prodotto, e questa base di costi prevede evidentemente in primis il pomodoro, poi gli imballaggi, manodopera, poi naturalmente ci sono le spese energetiche che negli ultimi anni sono esplose. Tu calcola che nel 2022 tutti i nostri prodotti hanno avuto un incremento di oltre il 60%. È stata una cosa che nella storia dell'azienda della Mutti non si era mai registrato. In particolare il costo energetico è stato moltiplicato per quasi 11 volte. Il costo del gas, noi utilizziamo la maggior parte del gas nel periodo che va da metà luglio a metà settembre, e in quei giorni ci fu assolutamente il picco dei prezzi. Il gas, che mediamente costava intorno ai €20, è passato, è arrivato a 220-230 euro. Quindi è stato veramente un elemento abbastanza scioccante. L'abbiamo gestito, e poi gestendo tutti i costi. Poi ci sono i costi di struttura, ci sono gli interessi da un lato, le spese ad esempio per l'espansione, l'apertura delle nuove filiali. Oggi l'azienda prima ha costruito sul mercato italiano. Quando siamo riusciti a consolidare la nostra posizione in Italia, abbiamo cominciato ad esportarlo. In alcuni paesi, devo dire, è stato facilmente accettato, in altri ci è voluto decisamente più tempo. Oggi lo stiamo esportando in oltre 100 paesi nel mondo, e devo dire la cosa bella è che in questi 100 paesi stiamo crescendo, anche se anche dal punto di vista marketing siamo presenti solamente in pochissimi di questi, in mercati principali, in modo particolare mercati europei, ma anche luoghi lontanissimi trovano poi delle crescite con dei consumatori che, anche se non appartiene alla loro dieta, alla loro cultura, sanno riconoscere un prodotto decisamente superiore. Ad oggi qual è la differenza del fatturato tra estero e Italia? Oggi abbiamo superato 2 anni fa il
50%, cioè era un'azienda che era molto concentrata in Italia. Nel 2021 abbiamo cominciato a vendere più volumi all'estero che non in Italia. Nel 2022 il fatturato estero è stato superiore a quello italiano. Il motivo per cui prima abbiamo venduto più volumi e poi dopo il cosiddetto più valore, come ti dicevo, nasce dal fatto che molto spesso noi entriamo su nuovi mercati grazie alla ristorazione, e la ristorazione compra dei formati molto più grandi, quindi il cosiddetto euro chilo è più basso. Abbiamo finito il 2024, siamo quasi a 57% estero e un 43% circa Italia. E tra consumatore finale e ristorazione, cioè B2B? Circa un 20% va verso il mondo della ristorazione e un 80% verso il mondo del retail, quindi i supermercati. E anche all'estero questo? Dipende da paese a paese, ci sono dei paesi in cui non esiste neanche il retail. Se tu vai nella Corea del Sud non hai il pomodoro sugli scaffali, mentre invece c'è un consumo molto importante per pizzerie, per ristorazione. Il Made in Italy è molto riconosciuto, ma non è invece cucinato nelle case dei coreani, non ancora. Per ora. Al momento voi siete quasi 600 dipendenti, giusto? Sì. E un fatturato superiore ai 600 milioni. Circa 750 milioni. Per come funziona però il vostro mercato, il grosso del lavoro deve essere fatto da luglio a settembre. Assolutamente. Quindi come gestite queste maree che si alzano e si abbassano? Con i famosi ragazzi che d'estate decidono, ragazzi e ragazze ovviamente, decidono di venire a fare la cosiddetta campagna. Soprattutto al nord Italia sono per la prevalenza studenti universitari che durante la pausa estiva, che collima molto bene con la pausa dell'università, da fine luglio alla seconda metà di settembre vengono da noi, fanno circa 50-60 giorni di campagna da noi, riescono a mettere via tanti bei soldini, perché oltretutto, specie all'inizio, non si è soggetti a tassazione, quindi riescono a portare a casa 4.500-5.000 euro netti in una campagna, con i quali possono contribuire all'economia familiare forse, o semplicemente pagarsi le proprie vacanze. E questo è qualcosa di molto molto radicato. Io scopro tantissime persone che non avrei mai immaginato, che mi dicono: no, ma io la tua azienda la conosco molto bene perché ci ho lavorato, dal mio veterinario al professore universitario, e tu calcola che ogni anno assumiamo 1.500 persone. Tu devi immaginarti un'azienda ferma, perché noi fino al 22 di luglio siamo assolutamente fermi, poi c'è un giorno in cui cominciano ad arrivare i primi carichi di pomodoro e da lì si parte, nello spazio di 2 o 3 giorni è un'ascesa costante. C'è questo elemento che è la campagna, un periodo anche estremamente faticoso. Chi lavora nello stabilimento, e non parlo necessariamente solamente degli operai, stiamo parlando del mese d'agosto, un mese caldo, fine luglio, poi quando cominci a superare settembre la senti stressante, faticoso, però è anche quell'adrenalina che percepisci, dove non ti puoi fermare in quel momento perché è il momento clou di tutto l'anno. E tu per una vita non hai vissuto quindi l'estate all'italiana dove non si fa niente? Assolutamente no. Per me il fatto di andare in vacanza al mare ad agosto è qualcosa che esula totalmente dalla mia vita. Non ne ha mai fatto parte e non credo ne farà mai particolarmente parte. Quelle 500 e passa persone che sono fisse tutto l'anno, che ruoli ricoprono? Tutti, quindi vai dall'amministrazione alle vendite, dalla ricerca e sviluppo alla qualità, dal personale al marketing. Tutto, diciamo, quindi il back office, l'organizzazione, il centralino. Tante persone che, molte di queste vivono con noi veramente una vita professionale molto lunga. Ne abbiamo una che ha fatto una bellissima carriera e che sta andando in pensione questi mesi, ha avuto il suo primo lavoro a 16 anni in mutuo, si è sviluppato in muti, è stato poi assunto, anche lui aveva fatto il militare, stiamo parlando naturalmente di una persona con qualche capello bianco, poi è stato assunto in muti come aiuto magazziniere, poi è cresciuto, poi è diventato dirigente, direttore acquisti, poi è diventato amministratore delegato della nostra azienda al sud. Tra qualche mese forse andrà in pensione, ma ho N persone che sono più di 20 anni sulla prima linea, che sono entrate in azienda e insieme abbiamo fatto questo progetto. Devo dire grazie a tutti questi, perché senza di loro si va da poche parti. Voi avete mai comprato, o vi è mai stato proposto di essere comprati da un'azienda? Abbiamo comprato dei lati industriali. Ok, nella filiera. Sì, perché abbiamo sempre pensato che fare delle espansioni laddove magari un'azienda in difficoltà aveva già delle strutture importanti senza dovercene identificare ulteriormente potesse essere un grande vantaggio per tutti. Ci hanno proposto tantissime volte di acquistarci, però non è un
un tuo interesse? No, non vi è nessun interesse. Qualche anno or sono ho ricostruito casa, l'ho fatto a 200 metri dall'azienda, che vuol dire riconfermare che io qua vivrò e andrò sempre in questa azienda e non ho la minima intenzione di venderla a prescindere dal valore. Se l'obiettivo non è venderla, che piani hai per il futuro? Che futuro immagini per l'azienda? Domanda molto difficile. Io ho una figlia che in questo momento ha 29 anni, che si sta impegnando al di fuori dell'azienda e che magari domani potrebbe fare l'azionista, potrebbe lavorare in azienda. Credo che l'azienda sia da un lato una proprietà, dal lato un bene comune. Ci lavorano centinaia di persone e centinaia di persone che hanno contribuito in modo importante a questo progetto. Insomma, la visione di lungo termine si vede in tutto. Le scelte non vengono fatte in base ad una potenziale exit tra 3 o 10 anni, ma come diceva la visione a 100 anni. Il primo punto, se posso, è una visione di lungo termine e con quell'immagine cominciare la tua progettualità, perché ti cambia tutto rispetto alle scelte che farai. Allora non assumi più la persona perché magari ti costa meno, ma assumi la persona che meglio si adatta a quel progetto. Fai delle scelte di investimento che non sono sempre le più economiche, sono quelle che meglio si adattano a quel progetto, che può essere si costa di più ma mi dà un prodotto migliore. Non ragioni più dicendo ai miei agricoltori ma io se risparmio nel costo del pomodoro riesco a guadagnare di più, ma no, costruisco un prodotto migliore, faccio un prodotto migliore, produco qualcosa di molto più buono. Tra l'altro immagino tra gli agricoltori avete la nomea di quelli che se hanno un prodotto che costa un po' di più lo possono dare a voi. Assolutamente, hai beccato un punto fondamentale. Poi c'è il momento ancora più difficile, perché magari è un momento di difficoltà, arriva il consulente che dice ma spiegami un attimo perché tu devi pagare di più la materia prima, non puoi pagare, non dico meno degli altri che sei più grande, ma non puoi pagarla come gli altri. Riuscire a reggere a quei momenti di tentazione, a quei momenti di difficoltà, è una scelta faticosa. Cioè, da breve termine contro lungo termine. Esatto, questo è il primo punto. Poi diciamo che dal primo punto derivano tutti gli altri, quindi materia prima, persone, direi ricerca e sviluppo, e un altro punto forse fondamentale sarà l'internazionalizzazione. Bravissimo, immagino. Hai fatto un'analisi perfetta. Meno male. Forse in tutto questo percorso c'è un altro punto che non abbiamo citato. La Mutti è una marca vera e propria, salvo rare eccezioni non produce in private label, e da sempre la Mutti ha investito sul proprio brand in campagne pubblicitarie, anche molto prima di Francesco, quando l'Italia era ancora analfabeta. Come è scritto nella storia dell'azienda sul sito, quante volte in negozio sarà stato chiesto dalle massaie il concentrato marca Due Leoni. Quindi se tante altre aziende nel settore primario preferiscono produrre in private label, quindi senza marca, a varie altre aziende della GDO, Mutti da sempre ha anche investito sul proprio brand. Esiste un caso studio interessante molto recente che è quello di Liquid Death, un brand di acqua in lattina, identica a qualsiasi altra acqua, con l'unica differenza di un brand molto forte. Però ora basta con la parte strategica. Passiamo al prodotto vero e proprio. Come si riconosce un buon pomodoro? La qualità molto spesso la riconosci al tempo zero. Cioè tu assaggi un pomodoro, un prodotto, una passata, una polpa e riconosci se dietro c'è un pomodoro di qualità oppure no. Come esseri umani noi siamo molto abituati a riconoscere. Perché ho paura che tu mi stia sopravvalutando. No, confido in te. Okay. La gente sa riconoscere normalmente un ottimo prodotto. Ricordiamoci che tutto quello che è legato al cibo si trasmette da decine di migliaia di anni. Questo è nato nella selezione dell'uomo. Quando sentiamo un cattivo odore, lascia perdere il tartufo che a volte, però nel 99% dei casi è la nostra selezione della razza umana che ci ha fatto dire questo è un prodotto dal quale allontanarsi, questo è un prodotto al quale avvicinarsi. Oggi le stiamo allenando a gusti sempre migliori, ma siamo abituatissimi a capire che cosa è buono e che cosa invece non è buono. Noi siamo profondamente attratti da due cose, lo zucchero e il grasso, che oggi sono considerati due elementi non positivi nella nostra dieta. Ma se appena mandiamo indietro il nostro orologio di 100 anni, neanche, sia lo zucchero che il grasso erano due materie estremamente rare. Poi negli ultimi 50 anni, 70 anni, la nostra ricchezza ci ha permesso di avere questi frigo pieni e la nostra spinta a continuare a consumare questi due prodotti è rimasta perché è carica di decine di migliaia di anni di spinta in questo senso. La seconda cosa è a livello produttivo, cosa rende buono un pomodoro? Perfetto. Cioè a voi arrivano dei pomodori. Certo. Che cosa, come si fa a selezionare un eccellente pomodoro? Devi partire da degli ottimi agricoltori e a monte ancora c'è la selezione delle varietà. Questo ti consente di poter avere una buonissima materia prima che comunque dovrai poi sempre selezionare, perché per quanto
tanto la raccolta oggi, noi già da tanti anni abbiamo il 100% di raccolta meccanizzata, le macchine sanno selezionare bene il pomodoro, non perfettamente, c'è sempre il pomodoro che non va. Ma i gusti delle persone cambiano negli anni? Tipo il Assolutamente. datterino? Allora, il gusto delle persone va classicamente verso una maggior morbidezza di gusto. Banalmente, anche la stessa zuccherosità. Quando tu pensi ai dolci che venivano prodotti 70 anni fa, erano molto più zuccherini rispetto a quello odierno. Perché piano piano comunque stiamo sviluppando una sensibilità sempre superiore, che va sempre nella direzione giusta, anche comprendendo di più cosa necessita l'essere umano. Stai dicendo che si stanno un po' Ci affinando? stiamo affinando, sì, costantemente. Inoltre, come dicevamo, il tempo dalla raccolta alla lavorazione fa tutta la differenza. Così è nato il nostro progetto sul campo, una piccola fabbrica che va direttamente sul campo e trasforma mentre raccolgono. In modo da avere zero tempo. Pochi minuti, sono tutti dei passi in avanti che poi contrastano a volte col tempo, cioè è meglio un anno, il 2021 è stato un anno straordinario, anche se lo fai aspettare 2 ore è meglio un pomodoro del 2021 rispetto a quello del 2022, sì, però tu devi cercare di ottenere sempre il meglio da quello che è quell'anno. Poi ci sono le tecnologie proprio per preservare al massimo il gusto, che passano da un'estrema semplicità, ma che vuol dire lavorare a bassissime temperature, vuol dire lavorare sotto vuoto invece che in un'atmosfera normale, perché questo estrae molto più facilmente l'acqua, i vapori acqua. Questo vuol dire una serie di attenzioni per permettere sempre di conservare la ricchezza gustativa di un pomodoro che matura a pieno campo nel periodo che va da fine luglio alla metà di settembre, che è proprio il periodo naturale del pomodoro. La differenza che ci può essere tra un pomodoro che si mangia a gennaio, a febbraio, che adesso oggettivamente è qualcosa di molto lontano, e un pomodoro che viene raccolto e tramite appunto il calore preservato per mesi o per anni, è abissale, perché quando segue il suo ciclo naturale lì ha il miglior prodotto possibile. Come abbiamo detto, l'internazionalizzazione è stato un punto fondamentale per la crescita di Mutti, però è proprio internazionalizzando che l'azienda si è scontrata con il problema del finto Made in Italy. Infatti sugli scaffali dei supermercati all'estero esistono un sacco di prodotti con la bandiera dell'Italia che ricordano l'Italia, ma che in realtà non sono affatto italiani e spesso vengono comprati perché scambiati erroneamente per prodotti made in Italy, riducendo quindi l'indotto economico alle aziende italiane come la Mutti e rovinando anche la reputazione dei nostri prodotti, in quanto poi chi li andrà a provare probabilmente incontrerà un prodotto scadente. Questo vale non solo per il pomodoro, ma vale per tutti i prodotti italiani. E secondo vari studi ammonta a miliardi di fatturato in meno per l'Italia ogni anno. Ci danneggia il business, la soffriamo, ma siamo nati in questa condizione e riusciamo ad andare avanti e vediamo ogni tanto retrocedere. Poi ci sono alcuni che hanno condizioni anche peggiori rispetto alle nostre. C'era un'azienda negli Stati Uniti che si chiamava San Marzano. Ora il San Marzano è l'unica DOP che esiste nel nostro settore, deve essere coltivato in un certo modo, in pochissimi comuni selezionati, con metodologie. Questi semplicemente si chiamavano San Marzano e avevano risolto il problema. La truffa del finto Made in Italy ha dimensionalmente una massa critica enorme. Perché? Perché il cibo in modo particolare italiano è riconosciuto a livello mondiale come un'eccellenza, e il fatto di richiamare elementi appunto di italianità quando nulla hanno a che vedere con questa italianità è normalmente un modo per truffare un po' il consumatore, e questo avviene tanto più siamo lontani forse dall'Italia, quindi non è tanto nella vicina Europa, ma quando ci spostiamo negli Stati Uniti, in Cina, in Asia, questo è veramente un atu molto molto forte. Forse gli Stati Uniti è dove trova la sua massima applicazione, perché maggiore la consapevolezza di quanto sia buono il cibo in Italia. Piano piano qualche cosa lentissimamente sta cambiando, ogni tanto un po' le normative, prima a livello europeo, con gli Stati Uniti si fa molta più fatica e adesso senz'altro non andremo verso una maggior tutela, però proviamo a pensare se l'Italia avesse brevettato il nome pizza. I petrodollari ci avrebbero fatto un baffo. Se poi avessimo anche ereditato dall'altro lato mozzarella, olio extravergine d'oliva. Il livello di controlli che subiamo noi in Italia, ma subiamo è una parola che ha una forte positività anche. Il consumatore italiano è tutelato in un modo straordinario rispetto a tutto il resto del mondo. Abbiamo una sacralità quasi del cibo. Poi, attenzione, dobbiamo stare attenti quando raccontiamo queste cose, perché è vero che esiste il Made
made in Italy, ma dobbiamo anche sapere che le esportazioni alimentari della Germania sono circa il triplo rispetto a quelle italiane. E uno dice, ma la qualità del cibo tedesco non è la qualità che intendiamo noi, è una qualità molto più data da garanzie, meno da gusto, però è garantita e rispetto ad altri mercati comunque hanno una capacità di fuoco importante, quindi il grosso errore sarebbe pensare che perché noi produciamo made in Italy abbiamo delle enormi praterie davanti e possiamo occuparle solo noi. Se pensiamo al made in France, anche la Francia non è da meno, formaggi. Quindi l'Italia ha un patrimonio enogastronomico estremamente importante, dovremmo essere in grado di preservarlo di più, siamo molto meno bravi dei francesi. Poi c'è un altro punto, che quando abbiamo del falso made in Italy noi ci perdiamo da due punti di vista. Uno è il cosiddetto fatturato, cioè uno acquista un prodotto invece di acquistare un vero made in Italy, ma poi La reputazione. esatto, perché classicamente quello non è un prodotto di qualità, che non avrebbe, quindi uno dice ma questo made in Italy sì, me lo raccontano tanto, ma poi quando prendo quel prodottino dove magari c'è la bandierina italiana l'ho trovato assolutamente mediocre. C'è un settore che ti fa sognare ma non intraprendi quel percorso perché stai già facendo questo? Ci sono tante cose che mi fanno sognare, la natura mi affascina, mi ha sempre affascinato, anche quello è uno fra le eredità che ho avuto dalla mia famiglia, da mio padre. Quando vedo un animale, quando vedo la bellezza della natura, raramente la trovo avvicinabile a quella che è la bellezza costruita dall'uomo. Sport? Sono ormai più di 10 anni che faccio yoga, un tempo correvo un po', ho fatto diverse cose, non ho un passato da agonista sportivo, però tutte le mattine che sono a casa, prima di arrivare in ufficio tra le 6:30 e le 7:30, normalmente mi dedico classicamente allo yoga. Posso azzardare che forse se non avesse intrapreso questa carriera sarebbe sceso in politica? Forse sì. Francesco Mutti è il primo imprenditore che ho intervistato nel settore primario ed è assurdo come in questi anni di carriera sia riuscito a ottenere una crescita a doppia cifra per così tanto tempo. A differenza di tante aziende e conduzioni familiari italiane, è riuscito a mantenere alta l'innovazione, che è sempre stata il punto cardine dell'azienda di generazione in generazione, riuscendo a far crescere l'azienda in maniera esponenziale. Scrivetemi nei commenti quali altri imprenditori vorreste che io intervistassi e scrivetemi in un commento cosa ne pensate di questa storia.